il bel mezzo del nulla. Ma nulla. Nulla, abbiamo avuto un problema Tecnico. Ci hanno aiutato, ci ha dato la possibilità di telefonare. Grazie mille, grazie. Ci ha dato internet e siamo riusciti a chiamare l'assistenza e ci manderà i pezzi a più presto. Grazie e merito al Signore. Ho cercato anche di ringraziarlo in un altro modo, ma assolutamente non ha voluto nulla. Veramente una gran persona, molto gentile. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Stai lì, cammello, non pensare a attraversare. Abbiamo lasciato la depressione caspica, finalmente siamo sopra il livello del mare. Il paesaggio però non è cambiato per nulla, sono ormai altri 80 km praticamente dall'ultima sosta che abbiamo fatto di strada dritta senza nessuno. Siamo partiti alle 6 di mattina per avere un po' di fresco, perché ieri abbiamo raggiunto 42 gradi e non male, insomma, direi che era abbastanza freschino, abbastanza caldo. Siamo arrivati che mi sono tolti i guanti per parcheggiare la moto, era tutto caldo, bolliva tutto, anche perché 42 gradi, ma noi eravamo sempre sotto al sole, quindi erano un po' di più, 42 gradi sarebbero all'ombra. Tutti i pezzi metallici della moto erano strabollenti. Oggi, se tutto va bene, dovremmo attraversare la frontiera uzbeka, quindi lasciare il Kazakistan e arrivare in Uzbekistan. Speriamo vada tutto bene. Niente da lamentarsi perché l'asfalto è fantastico, io mi aspettavo ben di peggio, però sono ormai non so quante centinaia di chilometri che vediamo questa roba qua, centinaia di chilometri. Ogni tanto c'è un paesino e poi dopo steppa caldo. Abbiamo raggiunto i 40 gradi. Mamma mia, non voglio dire che sia dura perché non è dura, chiaramente il caldo, l'asfalto che butta sul caldo, l'assenza anche di magari qualche distrazione, la strada è tutta perfettamente dritta, insomma, si arriva a sera che si è abbastanza provati. Dalle informazioni che abbiamo avuto ci aspettano 300 km circa di strada pessima, con buche, quindi le medie saranno bassissime. Ci siamo segnati un paio di alberghi, quelli che sono lungo la strada, uno che è l'obiettivo finale se dovessimo riuscire a raggiungere la meta che ci siamo prefissata, l'altro invece in caso di qualche problema, o che siamo stanchi o che magari le medie si abbassano talmente tanto che non riusciamo ad arrivare in fondo. Ci siamo segnati un paio di alberghi perché in realtà abbiamo trovato solo quei due lì, non è che c'è tanta scelta, diciamo, lungo la strada, quindi conviene avere le massime informazioni. Poi è chiaro, in emergenza si dorme in qualsiasi posto, l'importante è riposarsi. Oggi è anche un po' coperto, quindi ci va per adesso di lusso. Ultimi 40 km, poi vediamo quanto tempo ci mettiamo a passare la frontiera. Arrivo in frontiera uzbeka. Ciao Kazakistan. Adesso ci aspettano quei famosi 300 km di strada massacrata e quindi la nostra media sarà estremamente più bassa. In realtà non sappiamo cosa ci aspetta, sappiamo quello che ci hanno detto, quindi
Ecco qua, c'è anche davvero poco traffico, pochi camion rispetto alla frontiera russa dove c'erano 14 km di colonna. Qua per i camionisti è tutto più semplice. Adesso spegniamo le telecamere prima che ce lo dicono loro e poi attraversiamo. Sì, frontiera kazaka uzbeka passata. Ci abbiamo messo, quando ci abbiamo messo, Armando? 3 ore ricche, 3 ore ricche. Passare quello uzbeka è stato molto semplice perché ci hanno aiutato, nel senso che ci hanno accompagnato, secondo noi ci hanno fatto anche saltare un po' di fila. Quella kazaka invece è stata un po' un'odissea, insomma, siamo rimasti in fila per più di un'ora. Aspettare che finissero gli altri, poi controllo passaporto infinito. Vabbè, alla fine tra una balla e l'altra 3 ore e mezza siamo venuti fuori, quindi neanche tanto, però sì, esatto, accettabile, come sta dicendo Armando che non sentite. Adesso vediamo in che condizioni sono le strade. Ce l'hanno descritte come strade pessime, quindi vediamo, via. Per adesso sono dritte come le altre. I cammelli ci hanno dato il benvenuto. Cosa possiamo dire? Che questo tratto di strada dopo la frontiera uzbeka. Siamo a 60 km dall'albergo, abbiamo fatto 300 km di strada uzbeka, giusto? Lo faremo 270 km di strada uzbeka. Direi che le medie sono piuttosto basse, perché la prima parte di strada è davvero strada. È una parolona chiamarla strada. Non è strada. È davvero adesso sembra anche in ordine quel tratto qua. Il tratto è abbastanza in ordine, sì, cioè in ordine. Si può chiamare strada dissestata. Quella là invece era proprio... Chiamiamola una lingua di asfalto in mezzo al nulla. Questa qua sì. Quella di prima invece era praticamente una... non c'era più dietro, c'era più un sentiero bombardato. Perché ci passa qualsiasi cosa, ci passano camion, ci passano... Ma era dei buchi da finirci dentro mezza moto. Non solo, c'erano anche tutti questi buchetti che continuamente comunque ti... La media dei 15 era tanto.
Sì. Nella parte diciamo più rovinata Armando ha sentito un cioccazzo e sembra che abbiamo perso tutta l'aria del mono e si vede Arnaldo come saltella felice. Sì. Eccolo qua. Però abbiamo già contattato come saltelli, abbiamo già contattato Maselli che ci ha fornito i mono e molto gentilmente ha detto che ha promesso che ce la manderà uno a Samarcanda, anche perché fare tutto il giro così diventerebbe abbastanza snervante visto quello che le strade che dobbiamo fare. Però è stato veramente gentile, adesso vediamo se tutto va a buon fine. Dovrebbe mandarci un mono nuovo e lo sostituiamo a Samarcanda. Dopo i primi 300 km dove veramente non c'era niente, la strada era davvero massacrata e non c'era un distributore, non c'era proprio nulla, salvo qualche baracca ogni tanto. Adesso la strada è più bella, è sempre dritta, però insomma perlomeno a parte qualche pezzo con delle buche così, insomma abbiamo questi ultimi 300 km prima di arrivare a Khiva che sembrano che riusciremo a tenere delle medie un po' più alte. Khiva è la nostra prima città, diciamo, della Via della Seta che visiteremo. Ecco dove facciamo una pausa. Ci siamo presi una cocomera, tra l'altro finché va via, guarda, quel signore là ci ha visto fermarci Ce l'ha pagata. e ce l'ha anche offerta. Quindi Non ha voluto assolutamente nulla, visto che ci siamo fermati, si è fermato al volo per offrirci qualcosa da rinfrescare. La cocomera è già là sopra. L'uomo si appresta adesso ad andarla a spaccare. Ci siamo fermati, non ci abbiamo fatto a comprare la cocomera, ce l'hanno fermata e ce l'hanno pagata. Niente, non riusciamo più, anche oggi la pagnotta di pane ce l'hanno pagata. Troppo bello. Speriamo che non si faccia male con quell'accetta l'uomo. Vuole qualcosa da appoggiarci. Un materasso è andato a prendere. Va bene, piano con quelle mosse, piano. Arrivo a Khiva. Adesso andiamo a cercare l'albergo, che non abbiamo capito se si può arrivarci o no. Comunque adesso ci fermiamo prima delle mura e andiamo a chiedere se possiamo entrare con le moto. C'è anche questo qua che è bello, Ma questo qua non ti piace? Ah beh, ma piace due a me.
Finalmente siamo arrivati a Khiva e quindi adesso facciamo un giro super veloce, tanto per vedere in generale com'è la città e poi magari parliamo di un paio di monumenti. Venivate a Khiva non più di 500 anni fa, o eravate, diciamo, interessati a comprare uno schiavo, o eravate interessati a vendere uno schiavo, o eravate schiavi, perché questa città si è arricchita notevolmente proprio grazie al commercio degli schiavi. Ha avuto 300 anni di prosperità, quindi un periodo enormemente lungo. È stata distrutta, ricostruita, adesso direi che è tenuta veramente molto bene. Oggi fa un caldo infernale e quindi probabilmente non è l'orario migliore per girarla, però c'è di bello che c'è pochissima gente in giro. Ok, oggi facciamo un bel pranzo tranquillo qua a Khiva. Leggero. Avevamo ordinato maccheroni al pesto, ci è arrivata questa roba qua, forse non ci siamo capiti. Poi dopo avevamo chiesto la carbonara. Queste due belle insalatone e il pane. Solite pagnottone qua. Temperatura 40 gradi, quindi al sole si muore, ma all'ombra si sta decentemente. Siamo venuti qua a Khiva, in Uzbekistan, per mangiare gli rosticini. Guarda che roba. Loro lo chiamano kebab, ma non lo sanno che sono arrosticini alla fine. E dopo Khiva di giorno, Khiva di notte. Che l'atmosfera è completamente diversa, ma comunque spettacolare. Con Khiva di sera si conclude anche questo video, spero vi sia piaciuto, se così fosse un bel mi piace è gradito. Qui sotto trovate il pulsante per iscrivervi al canale se volete seguirci anche nel proseguo del viaggio per le prossime puntate. Grazie a tutti di aver guardato, alla prossima!